Ieri sera, in diretta qui su Passione Inter, un nostro ascoltatore, Alessandro, che ci segue sempre e lo saluto perché ci segue molto molto spesso, ha lasciato un commento e ha scritto: basta con queste esagerazioni su Pio Esposito, è giovane, lasciatelo crescere in pace, continuare a fare di lui un fenomeno è eccessivo e francamente esagerato. Questo è il commento di Alessandro, un commento che non era rivolto a noi di Passione Inter, era un commento più generale a tutto quello che è anche il clamore mediatico che c'è in questo momento, un commento che ha anche molto senso per me, perché giustamente credo che da tifoso che vuole il bene dell'Inter, Alessandro sia anche preoccupato, abbia paura che si possa bruciare un talento e quindi giustamente esprime la sua preoccupazione su questo tema. Al tempo stesso, qui siamo su Passione Inter, siamo tra interisti veri e far finta che Pio Esposito non abbia segnato il suo primo gol in nazionale e quindi non parlarne sarebbe abbastanza insensato ed illogico. Cioè, preferiamo parlare del mercato di gennaio, preferiamo parlare di gossip, di solite polemiche arbitrali, delle parole di Spalletti su Acerbi? Direi di no, direi che questo è un tema molto più interessante. Preferiamo parlare di un talento su cui la società Inter ha fatto una scelta molto forte, ha fatto una scelta molto importante anche in sede di mercato, su un giocatore classe 2005 che è giovane per gli standard italiani, ma perché andando all'estero noi vediamo già classe 2006, quindi un anno in meno di Pio Esposito, già protagonisti, da Bergvall del Tottenham che aveva seguito anche l'Inter, Zaire Emery del PSG, Luis Skelly dell'Arsenal, Hendrick al Real Madrid, ma addirittura vediamo anche i 2007, 2 anni in meno di Pio Esposito, già protagonisti da Cubarsí, Estevao, Mastantuono sempre al Real Madrid, Nuaneri, per non parlare del 2007 per eccellenza, la Mini Yamal, ragazzi, che è 2007. Quindi l'Inter ha fatto una scelta forte e allora ne parliamo in questo contenuto di oggi. Quindi ben ritrovati amiche e amici interisti in questo nuovo episodio, vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto clic sul tasto iscriviti perché stiamo volando verso i 94.000 iscritti e presto raggiungeremo anche i 100.000 grazie al vostro supporto. E oggi parliamo di pressione, allora non di passione Inter ma di pressione sull'Inter e su Pio Esposito in particolare, un giocatore su cui si è espresso pochi giorni fa la gente che ha detto che sostanzialmente non gli piace la troppa pressione che stanno mettendo addosso al suo assistito in questo momento. Giustamente la gente protegge Pio Esposito, come è giusto che faccia e fa bene a farlo. C'è da dire che a luglio scorso era stato lui stesso, l'agente di Pio Esposito, ad annunciare pubblicamente che l'Inter aveva ricevuto e rifiutato offerte da 50 milioni di euro, quindi era stato lui a dirlo pubblicamente. Ma al di là di questo, c'erano club italiani come il Napoli, che ci ha provato, c'era l'Atalanta che ha anche provocatoriamente chiesto Pio Esposito in cambio di Lookman all'interno di quelle discussioni che c'erano state, una richiesta che l'Inter ha subito respinto al mittente, così come l'Inter ha respinto al mittente anche le proposte di club esteri anche piuttosto importanti che si sono interessati. L'Inter ha detto di no, ha rifiutato tutto, anche su spinta di Christian Chivu, che come sappiamo lo conosce bene fin dal settore giovanile, un Christian Chivu che come si raccontava ai tempi a inizio giugno ha deciso di portarlo al mondiale per club per valutarlo, per poterlo vedere da vicino e studiarlo. Così facendo ha fatto finire in stand-by, quindi in sospeso, per poi far tramontare la possibilità di prendere Højlund dal Manchester United, che era un'opportunità. Se vi ricordate, Højlund a giugno ne parlavamo tanto, se ne parlava tanto, ma anche qui nel club di Passione Inter dicevamo: se punti davvero su Pio Esposito e ci credi anche per il prossimo futuro, perché andare a prendere Højlund con un investimento pesante oggi? Un giocatore che andrà a togliere spazio a Pio Esposito nell'immediato, ma anche e soprattutto nel prossimo futuro. E quindi l'Inter ha fatto una scelta. Oltre a dire no allo scambio con Lookman, ha detto no anche alla possibilità di andare su Højlund, ha puntato forte su Pio Esposito, intanto rinnovandogli il contratto con un ingaggio da 1 milione di euro, che è un ingaggio importante. E già da ora si stanno cominciando a diffondere delle notizie su un possibile rinnovo ulteriore. Addirittura la Gazzetta dello Sport parla già di un ingaggio raddoppiato sopra i 2 milioni di euro, una cifra importante che, tra l'altro, ricordate sempre che il livello dell'ingaggio di un calciatore è sempre molto indicativo anche dello status e dell'impiego che avrà quel calciatore all'interno della rosa. Quindi attenzione anche a questo dettaglio. È stata una scelta forte perché nel momento in cui l'Inter, che come dice la dirigenza punta a far bene in tutte le competizioni, punta ad arrivare in fondo in tutte le competizioni, sceglie di andare avanti con 4 punte, di cui 2 sono Bonni ed Esposito.
per una squadra che gioca con 2 attaccanti insieme e addirittura ragionava anche sul 3-4-2-1, ecco, avere 2 punte come Bonnini ed Esposito significa comunque dare delle responsabilità e avere delle certe aspettative già nell'immediato su questi calciatori, e quindi vuol dire che Pio Esposito è stato visto già da questa stagione pronto per entrare nelle rotazioni dei 4 attaccanti e quindi pronto per poter incidere con caratteristiche differenti già in questa stagione, considerando che per definizione hai bisogno di 4 punte pronte per questa stagione. E allora il nostro Massimo, che salutiamo nel club di Passione Inter, dove ci scontriamo in maniera molto educata e vengono fuori dei confronti molto interessanti, diceva, secondo lui, se ci segue Massimo, se sta seguendo questo contenuto, correggimi se sbaglio, però mi ricordo che diceva c'è troppa pressione perché molti tifosi in alcune partite di questo avvio di stagione invocavano l'ingresso di Pio Esposito come salvatore della patria. Secondo me anche questo è abbastanza normale in realtà dal punto di vista dei tifosi, nel senso che i tifosi, oltre a tutto quello che ho detto prima, oltre al fatto che è un giocatore del vivaio nerazzurro, che quindi è un attaccante d'area di rigore, che quindi porta con 6 gol, ecco, i tifosi giustamente nei momenti di difficoltà cercano gol, quando servono gol chiaramente, e quindi a chi chiedono gol? Non possono chiederli a De Vrij, a Sommer, a Josep Martinez, a Luis Enrique, chiedono i gol agli attaccanti e in particolare si aggrappano all'attaccante. Diciamo, Bonnì sta conquistando sempre più, ma comunque era arrivato con un po' di scetticismo per via dei suoi 6 gol al Parma, che erano stati un grande caso durante la scorsa estate. Pio Esposito arriva da 20 gol in Serie B, che non è la Serie A, ma torniamo al discorso di prima, attaccante italiano, caratteristiche da finalizzatore, è normale che i tifosi pensino a lui per andare a riempire l'area e chiedergli quei gol che possono magari risolvere una partita. Io al momento, almeno tra gli interisti, non vedo troppa pressione sul giocatore, perché vedo più che altro, almeno questa è la mia opinione, poi ditemi se siete d'accordo, io vedo grande curiosità per un giocatore del settore giovanile che ha le caratteristiche che ti portano a discuterne e a sognare un po'. Il tema adesso è quello di tutelare Pio Esposito, ed è un tema che stiamo affrontando più volte, su cui secondo me bisogna ragionare in una chiave differente, perché mi viene in mente l'esempio di Donnarumma. Donnarumma è un giocatore che gode di una buonissima stampa, ha da tanti anni tanta stampa dalla sua parte, che non significa che non sia un giocatore forte, per me è un portiere molto forte, anzi, tanti mi avete scritto l'altro giorno, chissà che commenti ci sarebbero stati se a fare quell'errore fosse stato Sommer l'altra sera dopo la gara contro l'Estonia. Ecco, non lo so, Donnarumma comunque non è Sommer, però su Donnarumma anche l'anno scorso si ricorda la stagione da premio Yashin, miglior portiere dell'anno, tanti commenti su Donnarumma, che poi ha fatto molto bene da gennaio in poi, da febbraio in poi sostanzialmente, prima c'era stata anche qualcosina. Ma il tema della tutela, citando Donnarumma, secondo me deve subentrare di più nel momento di difficoltà eventuale e non nel momento di esplosione e di talento. Nel senso che non bisogna esagerare adesso, ovviamente, ma come sta avvenendo con Donnarumma, ed è avvenuto anche in passato con Gigio Donnarumma, secondo me è quello che dovrebbe essere la gestione ottimale del tema della pressione, ovvero ora che Pio Esposito sta prendendo piede, ne parliamo, ne discutiamo, ci esaltiamo, eccetera, sperando che lui non si monti la testa, ma come ha detto anche Gattuso, ha la testa sulle spalle ed è uno con la testa sulle spalle. Dovessero poi arrivare dei momenti di difficoltà che possono capitare, ma a chiunque, figuriamoci a un giocatore giovane, lì deve subentrare la tutela e dobbiamo supportarlo tutti quanti e tutelarlo. Come sta avvenendo, come detto, con Donnarumma, che dopo l'errore stiamo vedendo, sì, però è il più forte, sì, però è molto forte, però ricordiamoci il premio Yashin, però ha fatto un errore. E quindi questa è la tutela, secondo me. E aggiungo poi un altro tema, che è quello del negativo, del riflesso, ovvero è un tema che abbiamo affrontato più volte. Su Pio Esposito adesso si sta discutendo tanto, se ne parla tanto, perché gli interisti secondo me si stanno esaltando né più né meno di altre volte, con altri giocatori che sono passati di qua. Francamente non vedo niente di così superiore ad altri giocatori che sono passati dall'Inter nel recente passato. La cosa però secondo me si sta acuendo di fronte a quello che è il rosicamento dei tifosi avversari, e il vero tema secondo me è questo, il vero caso mediatico su Pio Esposito è legato al fatto che c'è questo gemellaggio di bianco-rosso-neri, milanisti juventini sempre abbracciati in questo derby del cuore, che
tra di loro di fronte ad un talento dell'Inter rosicano e si fanno sentire. E qui se noi interisti ci lamentiamo di qualcosa siamo in minoranza rispetto a tutte le altre tifoserie messe insieme, quindi ci dicono che siamo dei piangina, che ci mettiamo a piangere, eccetera, eccetera. Se c'è qualcosa da lanciare, da scaraventare contro l'Inter, milanisti e juventini si alleano e in quanto gemellati si crea una potenza di fuoco mediatica che è enorme. Per 100 interisti che dicono che Esposito è forte ma senza esaltarsi, dall'altro lato ci sono 300 tra milanisti e juventini che dicono ah guarda gli interisti come sono esaltati per quel giocatore, quindi è ovvio che passerà questo racconto mediatico. Ma su Yildiz, per esempio, della Juventus, avete sentito qualche caso mediatico? È da 3 anni almeno che si parla di Yildiz come prossimo pallone d'oro, i paragoni con Del Piero, ma noi non abbiamo detto nulla e francamente mi interessa anche poco. Ma come su Camarda, io, io spero davvero che si possa vedere una rivalità tra Camarda e Pio Esposito, una rivalità che al momento ha poco senso, ma Camarda è un giocatore su cui si sta parlando tanto. Non vedo tutta questa cosa del basta parlare di Camarda. Davvero, magari per i prossimi 15 anni, 20 anni ci potremo godere una rivalità così importante tra Camarda al Milan e Pio Esposito all'Inter, con la nazionale che poi ne avrebbe grandissimi benefici. Quindi spero davvero che ciò possa avvenire. Mentre, ecco, milanisti e bianconeri chiaramente rosicano per il fatto che l'Inter abbia un talento importante. Un talento che nella gara contro l'Estonia è andato molto bene, abbiamo mostrato le heatmap nell'ultima diretta facendo un tanto lavoro anche lontano dalla porta, così come aveva fatto anche contro l'Ajax con l'Inter, dove era stato il giocatore con il maggior minutaggio, scusate, il maggior numero di chilometri percorsi in campo, a dimostrazione della sua grande voglia di fare. Aveva messo in porta Retegui, aveva fatto un assist per Spinazzola, è entrato con tanta voglia di duellare, è il giocatore che ha preso più falli in questa partita. Facevo vedere i dati ieri sera, ha vinto 2 duelli aerei su 4, 5 su 8, solo Tonali ha vinto più duelli a terra di Esposito, due duelli aerei su 4 e 5 su 8 a terra. Ecco, uno non si vuole chiaramente esaltare, però un attaccante che arriva, segna al mondiale per club e fornisce anche un assist, segna in nazionale, segna in Serie A, 8 presenze totali con l'Inter per soli 395 minuti, 81 minuti con l'Italia. Ecco, un attaccante che si affaccia così giovane all'Inter, al calcio professionistico di altissimo livello e alla nazionale, non ce lo ricordiamo da tanto tempo, per cui abbiamo commentato le dichiarazioni di Gattuso, che ha detto che è un ragazzo che si merita tutto, che va a lottare su ogni pallone, che ha la testa, che non perderà la testa, le parole anche di Sandro Tonali, compagno di squadra, che ha detto quando uno è forte e si impegna si merita tutto, le parole di Spalletti, che ha detto è impressionante, prima o poi avremo un padrone dell'area di rigore, e poi abbiamo commentato anche le parole dei, dei gufi juventini bianco-rossoneri gemellati che hanno dichiarato oh come stiamo rosicando da matti. Questa era la dichiarazione che abbiamo beccato ieri. Ma al di là delle battute che ci permetterete in chiusura, aspettiamo con calma Pio Esposito, un giocatore interessante. Vediamo adesso contro Israele, potrebbe giocare dal primo minuto visto il problema di Moise Kean, e occhio anche in vista della sfida contro la Roma del prossimo weekend, in cui mancherà con ogni probabilità Marcus Thuram, che non è al meglio. Da capire come torna Lautaro Martinez dagli impegni con la nazionale argentina, anche se immaginiamo che farà di tutto per esserci. Ecco che Pio Esposito o Bonni, almeno uno dei due, se non tutti e due, sarà in campo dal primo minuto contro la Roma in un test, questo sì, veramente di alto profilo contro in questo momento una delle migliori difese in circolazione, quella di Gianpiero Gasperini. E sarà un test sicuramente molto molto interessante per un giocatore che però vuole prendersi tutto con il supporto, non la pressione dei tifosi interisti. Fatemi sapere un po' che ne pensate anche voi nei commenti stasera. Immagino che ne discuteremo anche nel club di Passione Inter ogni lunedì dalle 22. Ci aspetta una bella chiacchierata tra tifosi su www.passioneinter.club, quindi se vi va di partecipare vi aspetto anche lì. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.